Finisce qui. Inter batte Verona 1-0, decide il calcio di rigore trasformato da Christian Aslani dopo 8 minuti e poi è stata una partita senza sussulti, senza emozioni, dove non è successo nulla. Questa sarà una di quelle partite che finiscono nel dimenticatoio di una stagione lunghissima, interminabile, ma che ci vede proprio in mezzo ad una settimana in cui chiaramente l'attenzione dell'Inter è tutta rivolta alla semifinale di Champions League, con martedì il ritorno della gara contro il Barcellona, che nel frattempo sta giocando a Valladolid, e durante questa partita, che ci ha dato ampio spazio per parlare di altri temi, stiamo tenendo d'occhio anche il risultato finale, con il Barcellona che perdeva 1-0 contro il Valladolid, squadra disastrata a livello di classifica, e poi la ribaltata fino al 2-1. L'Inter però fa il suo dovere. C'è veramente poco da dire in questo Inter Verona, dove l'Inter ha fatto quello che doveva fare. Bisognava tornare a segnare innanzitutto dopo alcune partite senza gol in campionato con Bologna e Roma. Bisognava intanto tornare a segnare, bisognava tornare a vincere, bisognava farlo senza spremere i nostri titolarissimi. L'Inter lo ha fatto, ha messo poi in campo negli ultimi minuti dei giocatori che devono prendere confidenza e alzare il ritmo in vista della gara di martedì, come Di Marco, Mkhitaryan, come lo stesso Taremi che abbiamo visto nei minuti finali. Forse Simo, volevamo vedere qualcosina in più da parte di qualche singolo, di qualche giocatore che fino a qua abbiamo visto un pochino meno. Non ci sono state grandissime emozioni, è stata una partita, per chi segue e per chi coglie la citazione, in stile Messico-Portogallo dei Simpson, come abbiamo detto, ad un certo punto è andata via così, col Verona che poi alla fine ci ha provato anche ad aggiungere i due attaccanti, ma praticamente non ci ha creato pericoli, se non un tiro deviato al limite del rigore che è finito alto sopra la traversa. È stata una partita in cui, per fortuna direi io, abbiamo risparmiato i titolarissimi, perché questo Verona, soprattutto nel primo tempo, ha picchiato abbastanza, e manca un'espulsione clamorosa a Duda, che anche questa scivolerà via come se nulla fosse. Si parlerà sicuramente del rigore, l'Inter che ha vinto su calcio di rigore, un rigore che all'Inter mancava addirittura dal 26 gennaio, finalmente sono tornati ad assegnarcene uno, sacrosanto, c'è veramente poco da dire. Sì, ma difficile commentare questa partita. È la classica partita che, se per qualche sciagurato motivo non vinci perché all'ultimo secondo vincono un rimpallo e fanno gol, hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. Io credo che abbiamo fatto un po' di ironia, giustamente, però è stato anche, diciamo, lo scenario ideale, quello di vincere senza fare grandi sforzi, perché la gara nel mezzo delle due semifinali andata e ritorno di Champions, questo doveva essere. Poteva ravvivarsi un po' nel caso in cui il Napoli non avesse battuto il Lecce alle 18, così non è stato, quindi proviamo ancora a rimandare alla prossima giornata, anche se è difficile. Onestamente stasera non mi aspettavo grandi risposte da nessuno, ma perché mi aspettavo una gara così, che quindi non ti dà proprio materiale per ragionare sulle prestazioni. Stavamo pensando e ragionando appunto in cronaca sulla prova di Zielinski, per esempio, ma c'è poco da dire quasi per tutti. Quindi mi porto a casa i 3 punti che comunque andavano presi, il fatto che non si sia fatto male a nessuno, e basta, nulla di più. E ci prendiamo soprattutto questo. Io chiedo a chi ci sta seguendo in diretta intanto di dirci chi è stato il vostro migliore in campo, chi è il giocatore che vi ha convinto di più, che vi è piaciuto di più. Scrivetemelo qui sotto. Io intanto ringrazio il nostro EC, che ci supporta sempre subito dopo il fischio finale con il suo Forza Inter. Grazie davvero di cuore. Certo che il Napoli che vince a Lecce in quel modo lì, con un gol, tra l'altro ne riparleremo a parte, perché dal punto di vista regolamentare non è proprio nemmeno tutto, non è proprio completamente regolare, ecco, il gol del Napoli, che poi, a cui poi non viene dato un rigore contro per il tocco di mano di Spinazzola abbastanza netto. Comunque il Napoli vince, rimanda un pochino tutti i discorsi. Quello che dicevamo, io continuo a ribadire, è capisco che adesso l'attenzione è giustamente rivolta a tutta la Champions League, però lato Inter abdicare da campioni in carica quando mancano ancora 4 giornate non è giusto. Quindi questa era una partita che poteva essere anche una trappola, chiaramente, perché
avevi solo da perdere eventualmente. Dovevi vincere questa partita, l'hai fatto, affrontavi un Verona che peggior difesa del campionato, 62 gol presi prima di questa partita, magari ci aspettavamo qualcosina in più. L'impressione è che l'Inter ci abbia provato, soprattutto all'inizio, anche a creare un po' di più. Ho visto da un punto di vista anche tattico, è stato molto interessante come l'Inter ha provato a premere tanto sulla sinistra, con tanti giocatori portati da quel lato per attaccare quel lato lì, dove Ciacciuà quello che spingeva un po' di più a destra. Poi però nel secondo tempo ci si è accontentati di farla scivolare via così, col Verona che ha tranquillamente accettato di far rimanere la partita così in bilico, perché chiaramente lato loro dicono la teniamo sull'1-0, cerchiamo poi qualcosa magari nel finale, una mischia, cose che noi quest'anno abbiamo spesso sofferto e abbiamo rischiato, ecco, in quelle situazioni. Oggi non lo abbiamo fatto, per cui bene così. Tommaso, che ringrazio, dice: per me Zaleschi ha fatto un'ottima prestazione. Simo, tu chi sottolinei? Beh, Zaleschi ha fatto notare le sue solite caratteristiche, essere piuttosto brillante, ha fatto qualche dribbling, non ha fatto male, però allora intanto c'è secondo me modo di trovare giocatori che hanno queste stesse peculiarità di Zaleschi, ma che siano giocatori più forti, più completi, innanzitutto. E in generale, ripeto, è una partita talmente a ritmi talmente bassi, presa per quello che era, che fatico a dare grandi meriti, ma anche grandi demeriti eventuali, grandi prestazioni positive, grandi prestazioni negative per chiunque. Sì, Zaleschi è uno di quelli che si è visto di più, anche appunto per questa cosa del dribbling. Arnautovic dall'altra parte, per esempio, secondo me ha sbagliato tanto, però ci ha messo l'anima, si vedeva proprio. Infatti, se non ho visto male, lo stadio poi al momento del cambio gli ha riservato una standing ovation. E altro clean sheet, se vogliamo citarlo. Sì. Poi secondo me magari un discorso si può fare sui cambi, per esempio, però è una questione a parte, che anche quella comunque è orientata a Inter-Barcellona. Sì, oggi è stata chiaramente una partita gestita. Io sottolineo la partita di Carlos Augusto ancora una volta, perché il calcio di rigore arriva da un'ottima giocata di Carlos Augusto che, tra l'altro, con il destro si smarca dal suo avversario e poi favorisce l'azione di Arnautovic che si conquista il calcio di rigore per il tocco di mano. Si apre il tema Carlos o Di Marco. Le scelte fatte oggi a livello anche di gestione delle risorse danno l'idea che possa giocare Di Marco dal primo minuto martedì, con Carlos Augusto che comunque non penso abbia speso tantissimo in questa partita, in cui veramente i ritmi sono stati, soprattutto nel secondo tempo, soporiferi. E poi anche Mkhitaryan che è entrato nel finale. Oggi sono state fatte le prove generali. Il tema sarà i recuperi, intanto Pavard o Lautaro Martinez, chi riesce a recuperare per martedì. Simo, mi confermi su qual è per te il recupero più importante in vista di martedì tra Lautaro e Pavard? Sono molto importanti entrambi, però se proprio dovessi sceglierne uno da avere, ti direi Lautaro, perché comunque Bissek secondo me è abbastanza affidabile, lo è molto più di Arnautovic, Taremi, Mm. no, Correa non è in lista, quindi Arnautovic e Taremi. E poi comunque Lautaro, anche per una questione di importanza, di leadership, averlo in campo sarebbe importante. Detto questo, credo che non ci sarà, nonostante oggi sia filtrato ancora ottimismo, ma la vedo molto difficile. E io spero ovviamente di recuperare Pavard in realtà, perché penso che possa servire, se sta bene possa servire tanto. Io un passaggio anche sulla partita non lo so Simo, cioè commentare anche Aslani mi viene veramente difficile. Ha gestito tanti palloni, anche Zielinski ha toccato una grandissima quantità di palloni con delle percentuali di passaggi riusciti molto elevate, però dal centrocampo pure mi aspettavo qualcosina in più, nel senso anche Frattesi è stato piuttosto evanescente in fase di costruzione. E sono tre giocatori che per motivi diversi sono sotto osservazione tutti e tre, e magari me ne aspettavo un pochino più protagonisti, un pochino più vogliosi. Forse Aslan è stato quello un po' più voglioso degli altri, almeno come intensità, come tentativo. Va vicinissimo anche al raddoppio con un tiro da fuori, cosa che invece ci aspetteremo un pochino di più da Zelinski, magari anche il tiro da fuori. Però capisco anche che Zelinski tornava titolare dopo tante settimane, e poi in una squadra così sperimentale secondo me non era semplice veramente ben figurare. Sì, esatto, e in una gara del genere. Sì, Aslani ha fatto benino, ha calciato anche un bel rigore, ma queste sono proprio le partite di Aslani.
quando lui gioca contro il Verona, a maggior ragione al San Siro, tendenzialmente porta a casa il suo 6,5 senza grandi problemi. Avrebbe giocato anche se oggi Ciala non fosse stato squalificato, secondo me, quindi non è una grande novità. E Frattesi conferma quelli che sono comunque i suoi limiti, anche in una gara del genere, però si sono notati ancora. Ogni volta che andavamo in fascia lui si buttava in area per cercare di prendere il cross insieme alle punte, oggi poca roba, e poi in costruzione, in palleggio è quello che conosciamo, diciamo, non nulla di nuovo sotto il sole. Io comunque, andando in conclusione di questa clip, poi dopo approfondiremo tutti gli altri temi, mi sono appuntato un paio di dettagli interessanti secondo me anche sul tema tattico e non solo. Questa partita scivola via con solo buone notizie sostanzialmente. Abbiamo dato dei minuti a chi giocava meno, abbiamo dato dei minuti a chi deve tornare in clima in vista della partita di martedì. Non ci sono stati infortuni, anche se questo Verona ha picchiato e l'arbitro ha concesso di picchiare senza espellere chi doveva essere espulso. E adesso la testa va tutta alla partita di martedì. Rimaniamo a -3 da questo Napoli. Le nostre speranze inevitabilmente sul tema scudetto sono legate ad un passo falso che deve esserci di questo Napoli. Almeno una partita deve perderla e poi dopo eventualmente ci sarà uno spareggio che dovremo fare nostro, ma intanto noi dobbiamo fare il nostro dovere. E martedì però abbiamo l'appuntamento con la storia, quindi inevitabilmente questa partita passa un pochino in secondo piano nel dimenticatoio. Non so se c'è qualcos'altro da segnalare, direi di no. Barcellona, come l'Inter, ha fatto un turnover molto molto ampio e ce la giochiamo martedì e io, Simo, già adesso sono in fibrillazione totale. Sì, beh, avevamo entrambi un turno abbastanza semplice, più per loro che per noi in realtà. No, io l'unica cosa che non ho capito come dettaglio è perché proprio oggi si sia chiuso con 4 cambi fatti invece che 5. Cioè, visto che ne facciamo 5 praticamente sul 99% delle partite, oggi che era una gara in cui non c'erano grandi riserve in panchina perché le riserve erano in campo e in panca c'erano i titolari, però visto che l'obiettivo era passarla liscia in vista del ritorno, non ho capito perché ci si sia tenuti in canna un quinto cambio, anche solo per dare 10 minuti di fiato ad uno a caso di quelli in campo. Io ho citato più spesso Carlos Augusto perché secondo me sarà importante averlo. E niente, giusto un dettaglio. Poi non essendo successo nulla, passerà per fortuna in secondo piano, però non l'ho capita questa cosa. Sì, dovrebbe essere tra l'altro la prima volta in un paio di anni che Inzaghi non completa i cambi in campionato almeno. In Champions è successo anche col Bayern, se non sbaglio. In campionato è da un paio di anni, se non vado errato. E quindi sì, c'è anche questa curiosità di Inzaghi, che tra l'altro non era in panchina, lui come Ciala squalificati per aver patteggiato dopo il caso doppia curva. Chiudiamo qui questa clip. Nei commenti sono curioso di leggere anche la vostra opinione e da adesso inizia totalmente l'avvicinamento alla gara col Barcellona. Mi viene il sorriso solo a pensarci, quindi ci risentiamo nel club di Passione Inter per preparare l'attesa della gara col Barcellona e per approfondire tutti gli altri temi insieme alla nostra community con interisti da tutto il mondo. www.passioneinter.club.